Ciao Clara, dove vai così di fretta? Ciao zia, sto andando al lavoro. Come vanno le cose con il tuo nuovo lavoro da giornalista? Bene, è molto impegnativo ma anche divertente. Quindi credi in questo nuovo progetto? Sì, ci credo molto, zia. Sono felice. Bene, mi fa piacere sentirlo. Nel pomeriggio ti va di venire al parco con me e poi a mangiare una pizza al solito posto? Oggi non posso, ho un'intervista con la famosa coppia di attori italo-americani Jennifer Carbonelli e Jack Forte. Non ci posso credere! Intervisterai la famosissima Jennifer e suo marito Jack. Li ho visti in molti film, li adoro. Anche io sono molto emozionata. Va bene, ti aspetto stasera a casa mia, mi racconterai tutto. Certo, a dopo. Clara, sei pronta per l'intervista? Certo, non vedo l'ora. In realtà dovevano essere già qui. Sì, è vero, forse arriveranno tra poco. Non ci contare. Sono passate già 2 ore. Chissà se verranno. Eccoli finalmente. Jennifer e Jack, grazie di essere qui con noi per questa intervista. Siamo onorati. Lo credo bene. Bene, cominciamo. Jennifer, è uscito il tuo ultimo film, L'isola sperduta. Com'è stato lavorare con il famoso regista Quentin Tarantella? Devo dire che appena ho letto il copione ho scommesso subito su questo film. Sì, ci ha scommesso da subito. Infatti è stato un grandissimo successo. Grazie a me, ovviamente. Grazie a lei, certo. Certo, grazie anche ad un cast fantastico. Andavi d'accordo con i colleghi? Certo, ci andavo molto d'accordo. Le riprese del film sull'isola hanno scatenato delle polemiche con la popolazione locale. Si sono lamentati della distruzione della natura. Quei poveri zoticoni non sanno che girare un film è difficile. Però non hanno tutti i torti. Molte aree verdi sono state distrutte. Nessuno crede a questa storia. Esatto, non ci crede nessuno. Ci sono le prove. Chi penserà a risarcire queste persone? Io non ci penso proprio. Non è certo per colpa nostra. Che domande assurde. Parliamo d'altro. Pare che anche la costruzione della nuova mega villa in California stia causando polemiche. Il sindaco della città ha detto che va abbattuta perché è costruita in un parco protetto. Cosa rispondete? Che sciocchezza! Non rinuncerei mai alla mia villa. Ci tengo troppo. Ma il sindaco vi ha chiesto... Il sindaco si sbaglia. Io non parlo più con lui. Ci parleranno i miei avvocati. Non pensa alla natura, al fatto che non andrebbe distrutta per capriccio. Ma certo che ci penso. Infatti questo mese ho preso il mio jet privato solo 5 volte. Ma siamo solo a metà mese. Appunto,
non siamo stati magnifici? Potrebbe intitolare questa intervista come La coppia Green del cinema. Ok, grazie per il vostro tempo. Allora, com'è andata l'intervista? Hai conosciuto i famosissimi Jennifer e Jack? Zia, diciamo che non sono come sembrano. Ti vedo un po' giù, siediti e raccontami tutto. Prima però prendiamo qualcosa da bere. Hai del succo di frutta? Sì, ce l'ho in frigo. Vuoi anche dei cioccolatini? Beh, se ce li hai, perché no? Ho proprio bisogno di un po' di dolcezza. Abbiamo visto l'uso del C locativo. Trovi il video nel box informazioni. La particella C si usa anche in altri casi. Per esempio, può sostituire una parola o una frase introdotta dalla preposizione a. Per esempio, chi pensa al bambino? Non preoccuparti, ci pensa la babysitter. Ci sostituisce al bambino. Tu credi all'oroscopo? No, non ci credo. Ci sostituisce all'oroscopo. La particella C si usa anche per sostituire una parola o una frase introdotta dalla preposizione su. Per esempio, mi ha detto che mi avrebbe aiutato a trovare un lavoro, ma io non ci conto. C su di lui. Per sostituire una parola o una frase introdotta dalla preposizione in. Tu credi in questa storia? No, non ci credo. C in questa storia. Possiamo usare la particella C per sostituire una parola o una frase introdotta dalla preposizione con. Sei uscito con Rita ieri? Ci esco stasera. Nella lingua parlata, la particella C si usa spesso nella risposta a una domanda con il verbo avere. In questo caso diventa c'è. Per esempio, scusi signore, ha il passaporto? Sì, ce l'ho. Hai un po' di soldi? No, non ce li ho. That's all for this lesson. If you liked it, subscribe to the channel and leave a like. See you at the next lesson.